Buongiorno e benvenuti in questo nuovo viaggio verso est. Stiamo, per chi non lo sapesse, andando verso la Turchia e stiamo passando in questo bellissimo territorio, praticamente uno degli ultimi della Grecia, che ci ha sopportato e supportato. È una piccola penisola molto paludosa, zona, come vediamo dalle immagini, di migrazione degli uccelli, vediamo tantissimi aironi, garzette, insomma è bello come spettacolo. L'unica cosa che manca oggi è il nostro solicino, che si vede si è preso un giorno di festa. E oggi ci siamo svegliati con questa coltre grigia, sembra di essere più alle valli di Comacchio, Valpadana, insomma, piuttosto che vicino al mare greco, insomma, perché siamo praticamente sull'Egeo. Di fatto sono gli ultimi territori, come vi dicevamo, il confine non è molto lontano, ora il chilometraggio non me lo ricordo, ma ci stiamo organizzando perché fra qualche giorno, come vi abbiamo detto, vogliamo entrare nella fatidica Turchia. Come vi dicevamo, ci sono da fare delle ultime commissioni. Abbiamo dato una pulita fuori e dentro al nostro Charlie perché era bello fangosino, giusto una passata di lancia all'autolavaggio. Questa è stata la prima tappa. Poi dobbiamo comprare del pane, andremo in direzione o molto vicino a Alessandropoli, che è l'unica grande città prima appunto del confine. Lì ci fermeremo stanotte e poi vediamo domani, se siamo pronti ci metteremo in coda. Sicuro? Ma non so, facciamo anche il guado. Io, guardate, veramente sta Grecia mi stupisce più. Guarda là, che lavoro. Strada mezza diroccata. Cioè, questa sarebbe una strada che il signorino Google Maps, quel fetente, ci ha fatto prendere per prendere il tratto di superstrada, autostrada. Non si capisce, ci ha fatto passare per gli orti. Io ti giuro lo tiro nel campo questo Doveva Google essere Maps. la rampa d'accesso alla strada, ma non lo è. Praticamente ci ha fatto fare una stradina laterale un po' più stretta, però asfaltata. Siamo qui sotto, quella è la strada che dobbiamo prendere, lì, lo vedete, lì. Prima o poi ci sarà l'ingresso. Era una strada come questa. E a un certo punto, bam, il guado, col fiume che gli passa sopra. Fino all'ultimo, ragazzi, c'è da stare col thrilling. Sì, cioè, già la seconda volta che ci capita in Grecia sta cosa, e queste strade così, che sembra che si mettano sulle strade principali, poi c'è il guado. Cioè, veramente roba da sta sempre ting. Laggiù, non lontano, oltre a Fede, lì dietro, A pochi passi. a pochi passi, ragazzi, c'è il confine con la Bulgaria. Eravamo adesso a un bivio lì al paese greco di Komotini e abbiamo trovato il cartello, non abbiamo fatto in tempo a riprenderlo, che indica proprio Bulgaria, c'era scritto. E infatti abbiamo visto anche in questa zona i cartelli sono scritti anche in lingua bulgara, qualche cartello che praticamente è l'alfabeto completamente diverso da tutti il resto. Quindi siamo in un bel crocevia. Sì, ormai stiamo per lasciare la Grecia. Bene ragazzi, siamo giunti in questa spiaggia, siamo a pochi passi da Alessandropoli e ci troviamo a 30-40 minuti dal confine con la Turchia. Questo è il posto dove dormiremo stanotte, come vedete è molto sporco, e tra poco mangiamo, passeremo come detto la notte qui e domattina vediamo se riusciamo a passare il confine. Allora, vi do alcune dritte su cosa stiamo facendo in questi giorni. Abbiamo, come già detto, abilitato la nostra assicurazione sanitaria con Emondo, di cui trovate il link in descrizione se volete usufruirne anche voi e ottenere uno sconto grazie al nostro link di affiliazione. Poi, dal momento che quando saremo di là
non ci funzionerà più internet perché il roaming fuori dall'Europa non funziona, ma è a pagamento. Dovremmo come prima cosa cercare una SIM telefonica. Il problema è che domani, quando entreremo, i negozi saranno tutti chiusi e quindi non avremo internet, saremo scoperti. Abbiamo scaricato l'app Wi-Fi Map, con la quale noi cerchiamo gli hotspot gratuiti, di cui vi dice anche le password, quindi noi possiamo connetterci ovunque sfruttando quindi gli hotspot gratuiti e le password che ci dà l'app. Però anche qui quando saremo in Turchia non potremo accedere alle mappe non avendo connessione, quindi abbiamo scaricato la mappa della Turchia con l'abbonamento gratuito, valido in prova gratuita per 3 giorni, quindi noi il primo giorno, i primi 2 giorni, così almeno avremo un po' di accesso a queste mappe, e poi una volta fatta la SIM potremo accedere tranquillamente con quest'ultima. Il problema delle SIM poi sarà anche dato dal fatto che non avremo tantissimi giga come siamo abituati ad avere da queste altre parti, come abbiamo trovato finora, quindi è tutto da scoprire, è tutto un mondo da scoprire. Per caricare video probabilmente dovremmo cercare ogni volta dei punti con il wifi gratuito, quindi sarà una bella sfida anche questa. Nel frattempo scarichiamo le mappe e poi andiamo a mangiare con i nostri amici un buon piatto di carbonara, ragazzi, oggi. Ehi, sono passata davanti. Guardate qua che servizio, ragazzi. Buon fine anno. E vai! Noi festeggiamo così la fine di questo anno fantastico In maniera anticonformista, cioè sì, a pranzo con la carbonara e un bellissimo e buonissimo vino. vino. E domani, da domani, italiano. chi lo sa, chi vivrà, vivrà. Io vivo. Fa una piega, Ragazzi, Buon appetito. salute. Buon appetito. Salute. Salute e buon appetito. Buon appetito Cin, e cin, grazie I fiori. la Dei carbonara on the road. Dell'ospitalità qui nel Dell'ospitalità, salotto. ma anche Con guanciale. Con e guanciale, appunto con il dicevo, guanciale, cioè, un metà, tributo agli chef per la carbonara on the road, che non è da tutti i giorni, insomma. Ciao ciao. Ciao ciao. Ragazzi, buongiorno. Ripartiamo dal nostro parcheggio serale. Salutiamo questa volta gli amici di Senza Cap, Marina e Maurizio, che ci hanno, diciamo, allietato in nostra presenza in Grecia. Sono stati carinissimi. Ciao ragazzi! Buon viaggio! Ciao! E come sempre, come ogni saluto, io mi commuovo un po', vabbè, è così. È così. Funziona così. No, dopo Ci incontreremo quando probabilmente. incontriamo degli amici in questo modo, alla fine sembra di conoscersi da sempre. Esatto. Si condivide i nostri viaggi, le nostre avventure. Scusate che traballa tutto, ma c'è un terreno un po' dissestato, stiamo uscendo dal parcheggio. Tanti auguri di buon anno ragazzi, perché siamo a Capodanno. Oggi è festa. Almeno per noi nel video. Almeno per noi. Voi lo vedrete tra qualche giorno. Esatto. E ci dirigiamo verso il nostro destino. Eh sì. Siamo, come vi abbiamo detto ieri, a una quarantina di chilometri scarsi dalla dogana con la Turchia e andiamo, vediamo se c'è fila. È sempre un punto interrogativo. Abbiamo letto dai vari viaggiatori, ci hanno riportato queste voci che bisogna andarci un po' armati di pazienza. Speriamo di riuscire, insomma, a passare in tempi piuttosto brevi. Abbiamo anche un altro problema purtroppo stamani. Qualche giorno fa ci eravamo accorti che la gomma posteriore, questa destra, era un po' bassa di pressione. L'avevamo gonfiata al distributore e ci sembrava risolto il problema. Stamani mattina era fortemente sgonfia. Siamo a 2,5 barre. 2,5 barre Oltre 4,5 quindi la metà della pressione e non va bene, e quindi molto probabilmente, visto che l'ha rifatto, ci sarà una piccola foratura, una piccola perdita della valvola, non sappiamo bene. Dobbiamo cercare prima di andare in dogana un distributore con l'aria, perché con il nostro
gonfiatore. kit gonfiatore, insomma, che è piccolo, non riusciamo a gonfiarla velocemente per così tanti bar. E poi probabilmente nei prossimi giorni dovremo cercare un gommista, perché la deve verificare. Va tenuta sott'occhio. Va tenuta sott'occhio, perché insomma la perdita di pressione è tanta. Iniziamo subito l'anno nuovo con il brivido dell'imprevisto. Il brivido dell'imprevisto, dei ticket. Oggi ovviamente che giorno è? Il primo dell'anno, ovvero è tutto chiuso. È festa. Festa. Ci siamo fermati all'unico distributore che abbiamo trovato aperto e abbiamo gonfiato le gomme, controllato tutte le pressioni, sono tutte a posto, ma quella dietro siamo andati a gonfiarla, ruotando la ruota ho visto il chiodino. Ruotando la ruota. Sì, andando avanti non l'avevo vista, perché l'avevo guardata in ogni c'è una vite. In ogni punto e ho trovato una vite, un chiodo, non so che sia. Quindi è ufficialmente bucata. Yeah! Benvenuto 2024. Vi faccio vedere dov'è. Eccolo qui ragazzi, come vedete qui abbiamo un bellissimo chiodo, vite, non so cosa sia. Fa vedere? Vieni a vedere, vedi? Ah, la faccia, bello, si vede. È una vite. Al distributore qui della Ecco ci ha detto di provare qui alla città, magari troviamo un gommista aperto, ma sarà molto difficile, se non impossibile, perché il 1° gennaio chi è che lavora? No. Proviamo, perché se no dover fare comunque 40 km, poi bisogna varcare il confine e poi trovare il primo gommista dall'altra parte potrebbe essere un problema, e anche di là oggi è festa. E quindi diventano tanti chilometri. Poi se ci si pianta in mezzo alla dogana, che magari si affloscia completamente. Sì, perché magari uno può girare un mese con il chiodo piantato, ma magari può anche capitare che ruotando quello schizzi via e dopo tocca cambiare la gomma. Io non ho voglia di cambiare la gomma magari durante no, ma poi non è il passaggio secondo dalla me dogana. non fa nemmeno bene alle gomme, visto che sono nuove. Vi ricordiamo che le abbiamo cambiate prima di partire. Non gli fa bene secondo noi alla gomma lasciarci dentro comunque il chiodo, anche fare i 40 km, insomma. Stiamo attraversando la città di Alexandropoli, che pensavamo essere a quest'ora più deserta dopo i bagordi dell'ultimo dell'anno, invece c'è già un sacco di gente a giro, chi fa colazione, insomma i bar, eccetera eccetera. È una grande città e noi siamo alla ricerca disperata del gommista aperto. Penso che sia come trovare un ago in un pagliaio, però allora, in realtà noi abbiamo anche la ruota di scorta, ma non ho voglia di cambiare la ruota, e in più abbiamo anche il kit di riparazioni per queste situazioni, ovvero abbiamo la possibilità, volendo, di praticare un buco con il trapano nella gomma, mettere questo gommino di riparazione che poi va tirato con la siringhetta. è un mastice, cos'è? Sì, sono i kit di riparazione per queste situazioni. Ora, fossimo stati in mezzo a un deserto, lontano da tutto e da tutti, gioco forza l'avremmo fatto da noi, però non mi sembra il caso. No, siamo vabbè, in mezzo alla fine alla città e mal che vada aspettiamo domani che è lavorativo e troveremo il gommista aperto e ce la facciamo riparare. Cioè, poi succede un problema e si peggiora la cosa. Quello è proprio l'ultima spiaggia per uscire dai guai. In questo caso comunque possiamo viaggiare e quando troveremo il gommista ci faremo fare la riparazione, così facciamo anche un controllo generale e siamo più sicuri. Allora, siamo arrivati a questo distributore aperto piuttosto grande, c'è un'officina accanto, vediamo, fate un cambio dell'olio, c'è il ragazzo che sta lavorando, abbiamo chiesto, ha anche lui individuato la vite, ci ha fatto mettere la ruota ad altezza giusta e praticamente ci sta mettendo, la sta riparando con il kit, quello che poi di fatto abbiamo noi, però magari da una mano esperta è più facile perché ovviamente noi non lo facciamo tutti i giorni, quindi è lì che ci sta tentando di fare questa riparazione al volo.
fatto la riparazione, ora si rigonfia la gomma e sentiamo quanto vogliono. Comunque per l'intervento del 1° gennaio si salva la vita. Esatto. Questa, ragazzi, ora non so se me la mette a fuoco la GoPro, è la fetente di una vite che era conficcata nella gomma del povero Charlie. Fede è andato a pagare ora il ragazzo e ora quando arriva vi faccio sapere. Eccoci! Vai, si può ripartire? Può ripartire, sapete quanto voleva? Quanto voleva? 0. Come 0? 0. Omaggio, gratis. No, ma lasciali 5 euro per il No, caffè. aspetta, gli ho dato 10 euro. Gli ho dato 10 euro, ho detto io questi non li vendo, questo è il mio kit personale che uso nella mia macchina. No, dai. Quindi ho usato una delle mie toppe, eri in difficoltà, ti ho aiutato, ti ho voluto aiutare e non voglio nulla. Allora io ho detto guarda, ti ho dato 10 euro, prendici una birra, buon anno. Esatto, ma roba da matto. Ecco, allora, obiettivamente scrivete nei commenti quanti di voi il primo dell'anno, magari in Italia, ora non è che voglio denigrare in Italia, vanno da un gommista, quello prende il kit della sua macchina e vi ripara la vostra gomma e poi vi dice non voglio niente, ti ho visto in difficoltà, ti ho voluto aiutare, buon anno. Si è sdraiato in terra, ha fatto tutta la riparazione velocissimo. Sì, è vestito da lavoro, cioè nel senso è qui al distributore e poi c'ha un'officina accanto che probabilmente fanno piccole riparazioni, cambio olio, eccetera, Sì, il eccetera. cambio dell'olio Non è un meccanico gommisti, né gommista, però ecco, cioè si è sdraiato in terra, cioè, ci ha fatto posizionare in un certo modo, vai avanti, vai indietro, cioè, ma roba da matti. Vi rendete conto? In Grecia per ora ci siamo trovati non bene di più perché sono tutti molto gentili e ti lasciano senza parole. Se vi ricordate, anche quando sono andato a comprare le lampadine della targa, quello me l'ha regalate, non ha voluto nulla. E perché a me il laccino del cellulare? Uguale. Sono andata in un negozio a comprare il laccino per tenere al polso il cellulare e me l'hanno regalato, solo il laccino. Magari costava una sciocchezza, però insomma. Possiamo attraversare il confine? Direi di sì, Turchia, arriviamo! Yuhu! Mancano 8 km. Speriamo di non trovare fine. Crossing point, polizia! Ragazzi, si lascia la comunità europea. Già si intravedono un po' di macchine. Usciamo dall'Europa. È la prima volta per Charlie. Peppe. Siete emozionati? Un pochino sì. Un pochino di farfalle dello stomaco lo fa sempre, quando passi un confine. In Europa sono praticamente quasi confini assenti, ma questo è un vero e proprio confine, ragazzi. E pensate che per Charlie la Turchia sarà il 13° stato attraversato. Wow! Al momento siamo al cartello 2 km dal border e già c'è una bella fila, quindi armiamoci di pazienza. Lo sappiamo che la pazienza qui è d'obbligo. Questo poi di fatto è il confine greco, ovviamente. Poi ci sarà un tratto di territorio, diciamo così, di nessuno e poi ci sarà il confine turco vero e proprio. Vediamo, allora siamo arrivati, sono le ore? Sono le 12:20. 12:20, vediamo quando usciamo in terra turca, così calcoliamo. Sono passati per ora 40 minuti e abbiamo fatto 300 metri. La cosa bella è che ci sono degli automobilisti che provano a fare i furbi, passano avanti, questo è da mezz'ora che è lì, cerca di infilarsi ogni volta, ovviamente nessuno lo fa entrare. Perché il mondo non è dei furbi. Il mondo non è dei furbi. Questo, se fosse intelligente, tornerebbe indietro, si metterebbe in coda, perché almeno si assicura un posto, no? Così ci sta tutto il giorno, ma io dico bene. Queste sono le avventure da dogana. Ora andiamo avanti perché sennò questo ci entra. Sono l'1:40, erano le 12:20, siamo sempre in fila al confine di uscita greco, quindi immaginatevi voi la tempistica. Non sappiamo quello che riusciremo a registrare, teniamo la GoPro bassa perché insomma sappiamo che non vogliono essere ripresi. Sono tutti
classico in fila, hanno messo i tavolini fuori, qualcuno c'ha il chai, qualcuno è turco, si è preparato il chai, il bicchierino con il tè, qualcuno mangia al tavolino, fumano, parlano, c'è proprio come un gran mercato. Allora, ore 2:15 e questa è la situazione, siamo prossimi a lasciare la Grecia. Speriamo. Cara Grecia, ti ringraziamo tantissimo, sono stati 2 mesi e mezzo molto molto belli, nei quali ci hai fatto scoprire le meraviglie di questo paese, ve lo consigliamo, un mare fantastico e persone che abbiamo conosciuto altrettanto fantastiche. Le aspettative con la Turchia sono alte, speriamo che non ci deluda, quindi grazie ancora Grecia, un saluto e chissà mai se un giorno ripasseremo dalla Grecia. Mai dire mai. Siamo entrati nella terra di nessuno, ovvero usciti dalla Grecia ufficialmente, solo un controllo dei semplici passaporti, è stato gentilissimo, addirittura ci ha fatto gli auguri di buon anno, il poliziotto, era molto simpatico e scherzoso, insomma addirittura in italiano ci ha fatto ciao, buon viaggio. Il tutto alle 2:40, io ora vado al bagno perché... Esatto, 2:40 quindi 2 ore, dalle 12:20. 2 ore e 20 diciamo. 2 ore e 20 di fila solo per uscire dalla Grecia. Ora ci riprendiamo un attimo, mangiamo uno stuzzichino al volo e poi proseguiamo per il confine turco. Ragazzi, siamo in Turchia! vai! I tickets arrivano verso est! Allora vi raccontiamo... Che emozione ragazzi! Bellissimo, bellissimo! Mitico Charlie! Grande Charlie, è stato stoico! Vi raccontiamo in 2 parole com'è andata. Semplice, molto più snella e più facile di come poi avevamo letto e sentito. Il primo controllo greco è stato più lungo, ma perché sono un po' poco organizzati alla frontiera di uscita della Grecia. Lì ci hanno controllato solo i passaporti e basta, ci hanno lasciato passare, però con 2 ore di fila, perché alla fine erano aperte soltanto 2 corsie con molto traffico. Mentre all'ingresso della dogana turca, mentre eravamo in fila al gate, è arrivato un poliziotto e ci ha chiesto di aprire Charlie per vedere, posso fare un controllo, è stato gentilissimo. Fede gli ha aperto dietro e ha visto che era un camper e allora ci ha chiesto, avete la solita cosa, siete soltanto 2? Sì. Avete armi, droga, no, eccetera eccetera? No. Ha chiesto di vedere dietro nel garage, Fede gli ha aperto e ha detto ok, andate. Ma senza nemmeno entrare, guardare e non nulla, ha toccato nulla. Poi siamo arrivati appunto allo sportello e gli abbiamo dato i passaporti. Ha fatto il timbro di entrata molto semplicemente e ci ha lasciato andare al passo successivo, che è quello dell'immigrazione del veicolo. Quindi ha controllato il libretto e la carta verde, che avevamo l'assicurazione compreso alla Turchia, quindi di fatto ci ha chiesto se avevamo motorini o moto a bordo dietro, la risposta ovviamente è no, e poi all'ultimo controllo, l'ultimo step, non ha voluto vedere niente, ha soltanto richiesto se avevamo di nuovo motorini o moto a bordo. E allora ha detto andate, ci ha aperto la sbarra e siamo in Turchia, ragazzi! In Turchia, ragazzi! Le prime moschee, guarda là! I primi davvero. minareti, mamma mia, ora vi faccio vedere. Ora siamo a Ipsala, la prima cittadina, sì, qui a 3 km. Esatto. Ora inizia l'avventura, quella vera. Vai ragazzi! Rimanete con i tickets perché ci sarà tanto da vedere in questa Turchia, mi raccomando. Fate il tifo per noi. Allora, il tutto, diciamo, il processo di superamento della dogana è durato circa 3 ore. 2 ore soltanto per uscire da quella greca, il resto è stato molto snello.
non c'era tanto traffico, ci aspettavamo di più. Molto particolare anche il ponte che passa sul fiume, che fa da confine, pieno di militari con il filo spinato. Col mitra, tutto quanto, quindi no, è sicuramente un confine un po' suggestivo, insomma. Almeno per noi e per Charlie è un gran traguardo, perché Charlie esce dall'Europa. Vai! Ancora non proprio, usciremo dall'Europa più avanti. È vero, diciamo ufficialmente un piede l'abbiamo già messo. Ufficialmente dopo il ponte sui Dardanelli, quella è veramente Asia. E come avevamo letto, ragazzi, subito il cartonato della polizia con tanto di sirena lampeggiante sopra a bordo di strada. Guarda, ci ha fatto morire dalle risate. A primo impatto sembrava la polizia vera. Sì, da lontano non te l'aspetti e le macchine rallentano, Ragazzi, non si è mangiato nulla, Io già ho una fame. Buon anno a tutti dalla Turchia! Quella è la nostra cittadina dove andremo ora. Ora stiamo raggiungendo un'altra cittadina che già non mi ricordo il nome e abbiamo individuato uno sportello bancario, volevamo prelevare qualche lira turca perché ovviamente ne abbiamo 0, useremo anche la carta però insomma per avere qualche cosa in moneta locale, quindi andremo lì. E poi oggi è festa, quindi anche i negozi di SIM, di telefonia sono chiusi, però magari daremo un'occhiata se avessero fuori qualche promozione, qualche cosa. Eccoci qua, abbiamo finalmente messo piede sul suolo, guarda, il piede sul suolo. Esatto, i piedi, i piedi sul suolo della Turchia. Ragazzi, è un'emozione incredibile. Un'emozione incredibile. Bellissimo. E qui dietro di noi si vede subito la prima moschea. Si fanno vedere bene questi minareti perché sono super alti, le vedete da chilometri. La prima impressione che abbiamo avuto entrando in Turchia sono di spazi immensi aperti e grandi, proprio grandi, perché è tutto grandi. Guardate, questa è una piazza di un piccolo paesino, è gigantesca. Tutto Siamo nella cittadina di Keşan, se si pronuncia così. Qui è dura, ragazzi. È dura. E adesso facciamo una prima tappa a prelevare. Direi, infatti l'avevo detto ai nostri amici prima che siamo senza una lira, ora si può dire. È vero, non abbiamo una lira, perché qui ci sono le lire turche. Si può dire. Allora, notiamo che lì c'è anche la Turkcell e la Vodafone. Ora cerchiamo di capire anche quale SIM fare e poi vi aggiorniamo. Big Boss, aubergine, kebab, sul tomato kebab. Okay. Eccoci qua ragazzi, dove siamo arrivati? Siamo da Idris Ingeri, non lo so che se si pronuncia così o meno, è una trattoria come diremo dalle nostre parti su strada. Vista Charlie che è lì sotto. Charlie che è lì.
Allora, siamo arrivati stanchi, dopo ore di fila come avete visto, siamo stati tutto il giorno in dogana e poi dopo di lì abbiamo fatto altri chilometri per cercare un wifi gratuito, perché al momento poi oggi è festa, quindi non abbiamo ancora trovato la SIM che ci serve per le connessioni. Thank you. Nel frattempo è arrivato il pane, l'insalata, il formaggio col cuore. E quindi siamo arrivati alla fine, adesso siamo a Gallipoli, in questa città abbastanza grande, abbiamo finalmente trovato il wifi e eravamo qui sotto al ristorante che ha il wifi, ci siamo guardati e abbiamo detto ma non abbiamo nulla da mangiare, frigo vuoto, siamo stanchi, quindi ho detto ma stasera concediamoci un qualcosa di tipico. Siamo saliti, il signore gentilissimo ci ha fatto vedere il menù, ma non ci si capisce niente perché è solo in turco. Ci ha fatto andare alla vetrinetta perché c'ha tutti i tagli di carne possibili e immaginabili, probabilmente alla griglia dietro, insomma ci aspettiamo qualcosa di grigliato. Ed è qui che vi volevo, perché io ho fame. Oggi abbiamo mangiato 2 grissini e siamo arrivati ormai che è buio e io sto a morire dalla fame. A morire dalla fame. E si inizia subito con una scena fuori, subito, sì, alla grande. Vabbè, normalmente lo sapete, mangiamo dentro Charlie, ma stasera un po' la stanchezza, un po' non siamo preparati, non abbiamo avuto tempo di fare la spesa e tutto, e poi insomma siamo curiosi. Poi questo signore qui è carino, c'ha il wifi, ci permette anche di collegarci un attimo, di capire dove cercare un posto per dormire, eccetera eccetera. Esatto. E quindi viene bene, viene perfetto. Poi vi sapremo dire anche quanto avremo speso, perché io ancora devo entrare nell'ottica delle lire turche. Per ora abbiamo fatto solo un po' di diesel, abbiamo fatto 2000 lire di diesel, mi viene da ridere, 2000 lire. Sì. Abbiamo fatto il calcolo, praticamente al litro il diesel, che qui lo chiamano motorin, costa 1,18 €. 1,18 €. Magari si troverà anche a meno, non lo so. Dicono che qualche anno indietro fosse sotto all'euro, ora è salito un pochino, però insomma rispetto a quanto costa in Italia a 1,18 ci possiamo stare. Ma iniziamo subito con l'antipastino. Ma che è il kitehata del gatto? Sì, abbiamo pomodoro, burro, formaggio. Pomodoro, cosa sia. sarà pomodoro? Non lo so. Sarà piccante? Cos'è? Com'è? Piccante? Oddio! Non avete capito. No, è da morire. No, ma meglio, sei matto, è troppo. Ma io insomma l'ho mangiato senza pane una punta, ma è da stroncagaretti, Vediamo un po'. Cioè da morirci. Perché se lo prendi Col pane ci vuole. Forse arriva dopo. Sarà tipo una polpetta. Nel frattempo è arrivata un'insalatona di pomodori, mais, c'è di tutto, radicchio, e quindi Marta è contenta, vero? Sì, la verdura, io l'adoro. Ed ecco che è arrivata anche la carne. Io ho preso il pollo, che è questo pieno di verdure, e Marta hai preso? L'agnello. L'agnello, guardatela. Ora mangiamo e poi vi diciamo com'era la cena. Buonissima la carne, sotto c'è anche un po' di riso, quindi praticamente un piatto unico. Sì. È lo stesso quello di Marta. Mamma mia. Buono, vero? Molto tenero, buonissimo, buonissimo. Fame. Ragazzi. Belli profumati. Mamma mia, ma come siamo Siamo puliti usciti e dal profumati. ristorante, il signore gentilissimo. Aspetta, dopo aver pagato va di là e prende 2 borracce così di acqua di colonia, una per uomo e una per donna, e ce le fanno usare, e poi ci fa il gesto come dire mettete le mani, perché parla qualche parola di inglese, non molte, e quindi ci rovescia una litrata di acqua di colonia, mi è colata da tutte le parti, poi ci fa così il segno di strofinarla, e lui tutto contento, annusate, sì, che è tutta questa per levare tutto l'unto della carne, no? Sì, vabbè, ma però cavolo. Ci aveva portato le salviettine, sapete, quelle che vi portano al ristorante, tutte imbustate, aromatizzate al limone, quindi ci eravamo già, diciamo, lavati le mani. Ma probabilmente è un'usanza, non l'abbiamo capito. Quindi quello per uomo e il mio tipo alla violetta, insomma, però ce l'ha veramente.
C'è una tantissimo, secchiata. Io che è proprio da sono, tutte le parti. sono sceso giù tossendo perché mi hanno Ho andato iniziato tutto, a tossire, mi hanno dato vedi? tutto nel naso. È buffo questo signore, però ci ha fatto ridere, è stato carino, ci ha offerto il dolce. Il dolce che era una zucca con una morbida, cotta tipo al forno. con L'abbiamo una glassa capito, sopra. ce l'ha detto in turco come si chiama e ovviamente niente, non abbiamo capito. C'è una glassa sopra marrone che sembra una glassa di nocciole, una roba del genere. Comunque buona. Questo è uno dei loro dolci. Ci ha fatto andare tranquilli, è buono, però eravamo pienissimi perché alla fine abbiamo preso una mega insalata con tutte le verdure possibili e immaginabili e 2 piatti, Fede con il pollo, io con l'agnello, però ti portano sempre un piatto unico, completo. Infatti era anche troppa roba. Era troppa roba. A saperlo Con l'insalata. il bulgur c'era, che è questo grano spezzato, e anche lì tutte le varie insalate, insalatine, cipolla, pomodori, carote. Quindi bastava, sinceramente, bastavano 2 piatti unici con la carne compresa e eravamo a posto, però Ormai ci sera e non si lo è sai. spazzato via tutto. Quindi abbiamo speso per questa prima cena in Turchia. Mi ci viene da ridere. 600 lire. Che sono al cambio circa 18 euro. Circa 18 euro, quindi insomma, va 9, bene, no? 9 euro a testa. La giornata diciamo che si è conclusa bene. Abbiamo già Sì. individuato il posto dove dormire. Che è un parcheggio qui dietro, perché siamo stanchi, cotti, Morti, dopo stanchi la morti. giornata di oggi, il trambusto, con questa storia della gomma forata, vai, poi la frontiera, aspetta, insomma siamo fusi, abbiamo bisogno di dormire, e poi la notte scorsa abbiamo fatto un po' più tardi, quindi... Esatto. E quindi direi che insomma abbiamo iniziato bene. Esatto. E da domani inizia la super esplorazione di questa terra turca. Vediamo un po'. Noi se non vediamo l'ora. E voi? E voi? Voi però se non vedete l'ora mettete il super mi piace, iscrivetevi Attivate al la canale. campanella perché Esatto. molti ci hanno detto che i video non vi passano, non passano gli avvisi. Esatto ragazzi, è importante perché poi voi siete sempre impegnati a fare 1000 cose, l'attività, la scuola, figli, il lavoro, la mamma, la suocera, eccetera eccetera, e quindi poi non ve lo ricordate. Invece attivate la campanellina, o meglio, se siete convinti di averlo già fatto, dategli una controllata, perché magari YouTube ogni tanto è birbante, quindi sì, magari non vi manda l'avviso, quindi se voi siete attenti, accorti e controllate, insomma è più facile che vediate i nostri video e che non ve ne dimentichiate, perché ora ci sono delle mega avventure che cominciano, da domani si va all'esplorazione ragazzi. Venite con noi, ci vediamo con il prossimo video. Grazie di essere stati con noi, un abbraccione grande e ancora tanti auguri di buon anno a tutti voi. Ciao! Ciao dai toscanacci!